Pisellini, vaginelle, bentornati ad una nuova review, il video dove commento gli episodi di RuPaul's Drag Race All Stars 4, disponibili su Netflix in contemporanea con la Season 11, ma prima della Season 12, comunque dopo All Stars 5. Sono davvero molto felice di scoprire di non essere stato l'unico ad aver visto qualquadra che non cosava nella puntata scorsa, e che il ritorno di Latrice sia stato un tantinino sospetto. Il magico mondo immaginario di Valentina è molto più grande di quanto mi aspettassi. Fatto sta che è tornata e ce la facciamo andare bene così, a meno che il vostro nome non sia Monique. Latrice is back. Sì, insomma, c'è tanto amore nell'aria. Latrice ha la sua seconda, terza o quarta possibilità di gareggiare. Okay, thank you, Latrice Royale. Sorry, I'm fierce too. And being that there was two girls that were ready to send me home last week, Rieccola che ricomincia. sending me home doesn't make sense with my fantasy. Sì, cioè... Monique, dammi una mano per cortesia. Cute. Grazie. Però devo dire che con questa Valentina diventa un po' maestra di vita. La prossima settimana andrò dal padrone di casa e gli dirò: Sorry, paying the rent doesn't make sense with my fantasy. E poi via. Ciao, hellone a tutti. Ma non divaghiamo, per cortesia. Questo è un momento un po' di pacchia per le queens, la proverbiale quiete prima della tempesta. Perché adesso sono di nuovo in 7, con una Latrice ritornata dal mondo dei morti pronta a fare guerra a tutte, mentre le altre sono pronte a farla fuori mentre cercano di sotterrare le compagne. Un bellissimo clima di gioia e sorellanza, insomma. This is exhausting. We are back at 7 girls. Ad appesantire ulteriormente le cose c'è anche la maledizione della queen ritornata. It has been a history of girls who come back and they go right back home. Quindi, oltre a farsi guerra per cercare di arrivare in finale, Latrice si ritrova a dover fronteggiare tutte le altre per arrivare quantomeno alla fine di questa puntata. Anche perché fino ad ora non è che abbia proprio brillato più di tanto. I need to slay this challenge. I can't come back and then be sent home. E la challenge di questa settimana è piuttosto strana. Le queens dovranno creare da zero una serata in un locale, creando fisicamente il locale partendo dal nome, passando dall'arredamento fino ad arrivare al cocktail della casa. This is like 9 challenges in one. Latrice ha anche il compito di dividere le queens in coppie e sceglie Monique e Monet, Naomi e Valentina, Trinity e Manila, alle quali si aggiungerà anche lei. Secondo me avrebbe potuto essere molto più shady con gli accoppiamenti, però ha scelto molto bene per se stessa e in fin dei conti ha anche unito le altre abbastanza bene, senza creare troppi scompigli. Naomi e Valentina sono il gruppo che mi ha subito fatto pensare tragedia e devastazione, nel senso che Valentina non se la sta passando molto bene e Naomi è stata sempre solo modestamente salva, però possono anche essere un'accoppiata vincente perché hanno molte cose in comune. We're both young, we're both fashion, we're both fun. Was she fun? È anche vero che nessuna delle due ha mai lavorato con l'altra ed effettivamente non sembra esserci così tanta sintonia tra di loro, però potrebbero davvero fare un buon lavoro. Valentina lives in a whole another world. I'm entertained by all the weirdness, but the fact that we've never worked together is kind of scary. O forse no, le loro debolezze potrebbero far cadere tutte e due nel baratro, manco loro lo sanno. I just hope we can pull it together because I need to win this week. Sta di fatto che giungono all'idea del Club 96, un locale scichettoso e minimalista per modelle magre e belle e poi non ho capito cos'altro. Monet e Monique si vede subito che hanno un cervello in due che viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Dalla loro hanno un innato carisma e una simpatia che vuoi o non vuoi ti coinvolge per forza. E hanno un modo anche un po' diverso di approcciarsi alle sfide che può rivelarsi utile. We're really trying to think a little bit outside of the box because most of these parties have been done before, just recycled in a different fashion. So how can we do something and put a spin on it? Trovano immediatamente l'idea del black hole, il buco misterioso dove tutto entra e non si sa mai che cosa ne esce. The black hole I live, where anything goes. You know what I mean? Snocciolano idee una dietro l'altra sul tema spaziale futuristico alieno e non so dove vogliono andare a parare, potrebbe essere una schifezza totale, ma io voglio vedere assolutamente cosa combinano. Infine il trio Latrice, Manila e Trinity è quello da tenere d'occhio immediatamente, perché ci troviamo davanti a tre queens che hanno alle spalle anni di carriera nei locali e sanno esattamente come va fatta una serata. You have 3 very established entertainers. Hosting a club night is what we do. Trinity tira subito fuori l'idea di fare qualcosa legata alle api, perché ha notato che tutte e tre hanno un indumento giallo e nero che possono utilizzare. Manila si offre immediatamente di pensare all'arredamento perché era graphic designer prima di fare drag. E poi c'è Latrice. We have Latrice Royale at You our do. club. You do. Please, everyone's gonna show up. Sulla carta sembra il gruppo vincente, però giustamente Trinity ha qualche dubbio a riguardo. Latrice has not done good in this competition and went home in a group challenge. E torniamo al discorso di prima, la maledizione della ritornata. È ovvio che il dubbio ti venga, perché Latrice sicuramente vorrà fare del suo meglio per dimostrare che merita di essere tornata nella gara, però c'è sempre un motivo per il quale se n'è andata, e tutta questa pressione potrebbe farle fare cose troppo oltre che rischiano di mandare all'aria l'intera challenge per tutte quante. È naturale che a Trinity venga un po' di caghetta. I'm not
gonna go home because of her. C'è poi un divertente siparietto comico quando le queens scoprono che devono fisicamente costruire il set del locale. We actually have to paint it ourselves. Wait a minute, I thought you had a budget. No? Okay, cute. La Tris lotta disperatamente con la tutina da imbianchino perché è della stessa taglia dei manichini cinesi di via Paolo Sarpi. Monet invece da brava scolaretta si mette al lavoro sul serissimo. We are taking this challenge seriously. We're getting down to business. Because, girl, the bottom line is one person is going home and it shan't to be one of us. Monique però sembra molto poco pratica di tinteggiatura e bricolage perché è convinta che si possano dipingere i muri andando in orizzontale. That's not the right way. Who said? Jesus. Io morta con l'H finale. Monique mi fa piegare quando se ne esce con ste cose, la adoro. Valentina invece decide di palesarsi in mutande e tacchi a spillo. Valentina looks ridiculous. E per quanto Naomi la adori un sacco, comincia a sentirsi un tantino insicura sulla buona riuscita della loro prova. I am stressed because we have silver walls, but that's about it. In pratica Naomi spiega che a parte aver fatto tutti i muri belli argentati, Valentina non l'ha aiutata in niente. Quindi si ritrova a non avere la benché minima idea di che cosa fare in questo locale. It's more than just the look. We have to entertain and we have to have something ready for the judges to critique. Addirittura con la scusa che lei lavora in modo completamente diverso e artistico, Valentina inizia a vagolare tra le altre queens giudicandole malissimo perché è sempre beatamente convinta di essere la migliore di tutte. I'm gonna be me and we're gonna be the winning team. Oppure, per dirla con le parole di Naomi, perciò direi che è giunto il momento di giudicarle e vedere come sono andate. Monet e Monique. Il Black Hole è un locale davvero molto carino, mi ricorda un posto dove andavo molto spesso da ciofane. Loro due sono vestite in modo veramente assurdo, ma assolutamente coerente con i loro concept. Soprattutto Monique con quel parrucchino a fungo, i tentacoli e quel 2 pezzi plissettato fluo. Il momento top della serata è la sfilata sulla cintura di Orione, che è un'idea semplice ma molto coinvolgente, soprattutto se presentata da loro due che hanno davvero una bella energia positiva insieme. Naomi e Valentina. Il Club 96 sembra più il camerino di una sfilata che un locale, però l'idea non è male. Entrambe sono vestite da modelle anni 90 in Tupperware couture e cercano di comportarsi da noiose ragazzine ricche, viziate e belle, però il più delle volte sembrano solo noiose. Ripetono costantemente Club 96, un po' come quelle pubblicità anni 90 dei profumi francesi. Però quando cercano di fare qualcosa insieme sembrano solo due bambine speciali. Il momento top della serata è una cosa un po' imbarazzante e da qualche parte, non si sa dove, ci sono pure i giudici totalmente ignorati da tutte e due. Trinity, la Tris e Manila. Il Beehive è veramente sciccosissimo, tutto oro e nero. Si vede che c'è un lavoro ben studiato dietro. Tutte e tre sono vestite da Ape Maya, che è banalmente geniale e funzionale per la loro idea. Adoro in particolare l'abito di Trinity che abbinato al viola è davvero molto bello. Il top della serata è la gara di spelling, un'idea davvero stupida e semplice quanto ingegnosamente divertente e soprattutto molto coinvolgente per il pubblico. E tutte e tre sono delle ospiti davvero formidabili, soprattutto insieme. La Tris, palline anali in poliuterano espanso. Manila, cestino aziendale extravaganza. Trinity, è più plasticoso il vestito o Trinity stessa? Naomi, Welcome to the 60s, the remake. Valentina, Barbie Miss Venezuela, grandezza innaturale. Monet, se vuoi fare il nude illusion o stai nuda o crei l'illusion. Monique, e son ciambadanage sta tutto €1 signora mia. Come era chiaramente prevedibile, Naomi e Valentina finiscono nella bottom perché non sono proprio state all'altezza, mentre vincono la sfida la Tris e Trinity. Oramai arrivati a questo punto è una questione di peli nelle uova. Monique e Monet sono state bravissime, la loro serata era davvero la più carina. You were being aliens and you were being so stupid. And that's why I liked it. Like, that's why we had fun. Però sulla runway non hanno presentato gli abiti migliori, mentre la Tris e Trinity invece sì. Rimane fuori Manila, che secondo me è stata più che brava, ma boicottata dall'editing. I'm disappointed that I'm not in the top 2. Fateci caso, rimandate indietro l'episodio e guardatelo bene. La Tris si fa tutto il monologo iniziale di presentazione del locale, Trinity si fa tutto il gioco aperitivo praticamente da sola e Manila per tutto sto tempo sta in un angolo muta. Le uniche 2 volte in cui fa le sue battute, con tagli adeguatamente studiati e effettini sonori messi nel punto giusto, fanno sembrare la prima volta che lei abbia interrotto la Tris che se la prende e la seconda volta che Trinity sia orripilata da quello che sta dicendo. Sono il primo a dire che quando le queens danno la colpa all'editing per essere sembrate cattive, devono starsene un po' tranquille, perché l'editing non ti fa dire delle cose crudeli da nulla, quelle robe tu le hai dette per davvero.
però in questo caso mi sembra che abbiano fatto davvero un pessimo lavoro di montaggio solo per far sembrare Manila un pelo inferiore alle altre. Forse per giustificare ancora una volta la vittoria della Tris? Cioè, non vorrei fare quello polemico o complottista, ma visto il discorso che ho fatto l'altra volta su Original Queens e Social Queens, non mi sembra che questa sia stata una sfida un po' troppo pendente dalla parte di Latrice? Una che per 20 anni ha fatto serate nei locali? È stata brava, ovvio, ma è facile per lei essere brava nel suo lavoro. Comunque faccio un applauso a Trinity per aver riconosciuto pubblicamente che senza il gran lavoraccio di Manila nel creare il locale, nessuna di loro si sarebbe salvata. I don't think myself nor Latrice would be in the spots we're at without Manila's help. 100. I want to give you one of my prizes for tonight. Brava la mia Silicon Valley, è così che ci si comporta. Ora viene la parte difficile, decidere chi eliminare, cosa che viene riassunta alla perfezione prima da Trinity. Naomi has been consistent in the competition. That's the pro. Cons, I keep forgetting about Naomi. E poi dalla Tris. But this competition has gotten so much fierce and demanding, and I don't know if she can sustain. Naomi giustamente non si sente molto tranquilla su chi verrà scelta, visto e considerato che Valentina è molto più amica di lei con le due vincitrici. I really don't know where this is gonna go because we've seen it in the competition before. People get emotional and relationship does come into play. Dall'altra parte Valentina riceve il suo reality check e la cosa la abbatte come un fiorellino di campo pisciato da un Doberman. How much of the fantasy can I believe when reality is hitting me in the face? Però comunque vadano le cose, Valentina si riconferma maestra di vita un'altra volta. No matter what, we're still in our heels. Il lip sync è qualcosa che... boh, non so spiegarmi come sia potuto accadere. Trinity arriva vestita da vecchia con deambulatore d'ordinanza, mutande bianche e tette molli al vento. Idea carinissima e trash da morire e ci sta. Per un po', poi diventa piuttosto imbarazzante ad un certo punto. La Tris si presenta per la terza volta con gli stessi stivaletti e un body e l'unica cosa interessante che fa è buttarsi a terra e rotolare come una palla. Seriously, la Tris? Di tutte le cose fighe che sai fare tu scegli di rotolare? Capisco dove vuoi andare a parare, che vuoi fare una cosa sexy, ma fatto da te tesoro non è un rotolamento sexy. Purtroppo non ha il fisico adatto per farlo e questo non è body shaming, è body reality. Io, boh, vabbè, sono allibito, soprattutto dal fatto che abbia pure vinto la Tris. Quantomeno fate vincere Trinity che ha avuto un'idea diversa, brutta, ma almeno ne ha avuta una. Vabbè, comunque la Tris dopo ben 3 episodi consecutivi riesce nella titanica impresa di mandare via Valentina che stavolta non può essere salvata neanche da RuPaul. Tante care cose, sei carina e sei bella, ti auguro tutto il successo che hai già, mo vai per favore. I'll always remain your diva with a heart. But bitch, let it be known, she left with the crown. Vabbè, ora ditemi voi i vostri pareri sulla puntata. Scrivetemi un commentino qui sotto come solo voi sapete fare. Avvisate gli altri fanatici di Drag Race di iscriversi a questo canale che ci sono le review. E come sempre vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Bye Z's!